Ah, gli anolini, la specialità natalizia più mangiata da tutti noi parmigiani. Che, attenzione, non sono tante forme di parmigiano messe insieme, ma sono le persone che vivono a Parma. Qui da noi è un piatto talmente venerato che è considerato leggenda. E quindi oggi voglio condividere con voi la ricetta segreta degli anolini della mia famiglia, che tra l'altro in realtà varia da famiglia in famiglia, cioè gli anolini sono sempre quelli, varia la ricetta del ripieno. A proposito, se siete di Parma fatemi sapere se anche voi fate il ripieno così o lo fate in modo diverso. Se non siete di Parma fatemi sapere con un commento qual è il piatto tipico che mangiate voi a Natale nella vostra regione. Ah, e io e la mia famiglia in realtà li chiamiamo cappelletti, quindi durante il video li chiamerò sempre cappelletti, anche se tecnicamente credo che si chiamino anolini, ma credo che a Parma tutti li chiamino cappelletti, non lo so, vabbè. Comunque, passiamo direttamente al video. Benvenuti nella cucina, o meglio, nella stanza in cui vengono creati i cappelletti qua da mia nonna. Nonna, spiega al pubblico cosa stai facendo. Questa è la sfoglia che è fatta con un uovo e un atto di farina. Te invece, ma cosa stai facendo? Facendo i rotolini. I rotolini del ripieno, che è questo, che non vi ho ancora fatto vedere, ma adesso vi faccio... Cosa fai che sto... Adesso vi faccio vedere con cosa è fatto il ripieno. Il giorno prima. Brodo di stracotto. Stracotto tritato. Una decina di uova. 800 g di parmigiano. 300 g di pangrattato. Mettiamo il pangrattato e aggiungiamo il brodo dello stracotto. Mescoliamo per bene. Se serve aggiungiamo altro brodo e mescoliamo fino ad ottenere una consistenza tipo questa. Dopodiché aggiungiamo circa 8-9 uova. E indovinate un po', mescoliamo. Adesso qui ci va dentro la carne, tanti non ce la mettono, io ce l'ho metto e ce l'ho sempre messa. Ok, grazie nonna, ora possiamo aggiungere poco per volta il formaggio. Che è più del doppio del peso del pane. E mescoliamo fino a quando non siamo soddisfatti del nostro lavoro. È lui. E lui? Aspetta che lo assaggio ancora. Devo vedere se è buono. Buono. Buonissimo. Questo ripieno già Adesso pronto. lo fai. Venga qui però, eh? No, vuoi che mi porti? No, che era. Che sta Sapevi su? che tu hai un Sta su? Pronto. È buono. Torniamo a noi. Quindi ragazzi si prende un pezzo di sfoglia, si appiattisce e poi la si mette nella macchina. La pasta la potete tirare anche con il mattarello, ma l'importante è che raggiunga uno spessore più o meno come questo. Sì, questa va bene. Vai. Dopodiché mettiamo al centro piccole porzioni del ripieno che abbiamo preparato prima. Ovviamente le porzioni variano in base ai vostri gusti. Quindi chiudiamo la pasta. Tolgo l'aria, altrimenti quando li vai a cuocere si aprono tutti. Questo è il formino che si usa per i cappelletti. Questo sì, ce ne sono anche delle grosse, però a noi piacciono piccolini, anche senza Sì, ci sono fistoncini. tipo fatti a corona anche, non solo tondi. Quindi dopo esserci assicurati di aver rimosso tutta l'aria, possiamo far prendere vita ai nostri cappelletti. Casa della nonna Sì, Adriana. esatto. Questa è la ricetta della nonna Adriana, però sono i cappelletti che di solito si mangiano a pranzo a Natale qui a Parma. Con il brodo che fa la mamma, giusto? Con il Sì. brodo di gallo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Allora bisogna scrivercelo su. Bisogna scrivercelo lì. Andare E una volta disposti nel vassoio e contati si mettono in freezer a riposare. E solitamente... Ma qui ce ne a vengono stagione, circa sì. un migliaio qui. 1000? 900, 950, 980. Quindi direi che abbiamo ancora del lavoro da fare.
questo è come si preparano gli annolini qui a Parma da noi. Alla fine, in 3 giorni di lavoro, ovviamente non 24 ore su 24, però comunque 3 giorni di lavoro siamo riusciti a fare 1100 cappelletti. Io spero che voi riusciate a passare un Natale tutti insieme con i vostri cari, anche se io adesso sto registrando il video prima del DPCM del governo, quindi non so se decideranno di fare zona rossa dal 24 al 6. Io comunque spero che riusciate a passare un buon Natale. La settimana prossima non ci sarà un video, ma ci sarà un video più corto, perché voglio farvi nuovamente gli auguri di Natale. Quanti auguri vi ho fatto questa settimana? E quindi, detto questo, noi ci vediamo alla prossima. Ciao. Dai, devo registrare. Che regista.